tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della fettuccia Lycra Light di casa Tessiland, ma prima di farlo, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Composizione 100% Lycra, eccola qua. Abbiamo uno spessore di filo di circa 3 cm e ci viene venduto in gomitoli da 300 grammi per circa 150 metri una volta tesa la nostra fettuccia. Molto morbida. Io ho lavorato anche altre fettucce non light, quindi in licra ma non light, e devo dire di essermi trovata molto meglio con questo formato, perché per quanto possa essere davvero interessante e coinvolgente lavorare la fettuccia, quindi borse in fettuccia, dobbiamo ricordarci che poi abbiamo un prodotto finale molto pesante e che quindi rispetto all'estetica che poi noi abbiamo molto interessante, abbiamo poi invece un bel deficit per quello che riguarda l'utilizzo quotidiano di queste borse, perché veramente risultano piuttosto pesanti. Questo problema è stato ovviato proponendo questa Lycra Light, che io ho trovato decisamente più leggera, con pur avendo le stesse prestazioni. Certo, avremo una fettuccia un pochettino più stretta, tra virgolette, rispetto alla classica, ma vi posso assicurare che la cosa non mi ha assolutamente turbata, questo è. Dunque, ho realizzato con questa fettuccia la borsa che abbiamo già visto e sono in fase di progettazione di un'altra borsa che vi faccio vedere in corso d'opera. Tra l'altro la sto lavorando con un uncinetto numero 4, quindi ancora più piccolo di quello consigliato, perché si consiglia l'uncinetto 5-7 per lavorare questa fettuccia, e sto realizzando una mini bag su questo microfondo perché voglio strutturare un'ulteriore guida su come realizzare una fodera invece per le classiche borse, quindi non per quelle ricamate su rete. E quindi mi occorre una borsa basica. Con l'occasione ho voluto creare un classico punto alto per mostrarvi come rende la fettuccia Lycra Light di casa Tessiland nella lavorazione classica di maglia alta. Che cosa ne pensate? Intanto vi faccio vedere quanto sia portante da sola, quindi io non sto irrigidendo in alcun modo la lavorazione, ho usato un uncinetto leggermente più piccolo, ma come vedete la borsa sta su da sola, assolutamente. E questa è soltanto una rocca, quindi con 300 grammi di filato io sono riuscita a realizzare intanto questa parte che andrò poi a concludere, e anche tutta quanta la nostra borsa utilizzata per le guide, quindi la borsa tecnica Bargello, interamente realizzata in fettuccia Lycra Light. Quindi vedete che abbiamo un ottimo margine con una sola rocca, devo dire. Voi che cosa ne pensate? L'avete mai utilizzata? Per me è stata la prima volta. Cercavo, come ripeto, una colorazione jeans, perché ero decisa a realizzare proprio una borsa su rete in jeans, e sono rimasta davvero stupita, intanto perché riprende fedelmente il classico jeans, come appunto ripeto, e comunque sono rimasta colpita dalla morbidezza e dalla lavorabilità di questo filato, che è molto più comodo della classica fettuccia. Questo lo devo ammettere. Parliamo sempre di fettucce in licra, non sto parlando di fettucce in cotone, quello è un altro mondo che poi esploreremo assolutamente insieme. Consiglio questo filato? Assolutamente sì. Intanto la fettuccia è molto comoda per andare a realizzare le borse su rete, perché ha questa estensione anche in larghezza che ci aiuta a coprire molto bene i nostri quadretti, riesce anche a mascherare vari errorini, e quindi io consiglio assolutamente di testare questo tipo di fettuccia nella lavorazione su rete. Per quanto riguarda invece la classica lavorazione ad uncinetto, idem, la consiglio, è molto leggera da lavorare, non impiccia, non dà fastidio, il risultato finale è delicato ma comunque molto strong allo stesso tempo, perché vedete che non ho bisogno di rinforzare in alcun modo la mia borsa, posso foderarla naturalmente per dare una rifinitura, ma non ha bisogno di altri supporti, quindi assolutamente consigliata per questo tipo di progetti. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere se l'avete utilizzata e per cosa. Se avete qualche foto dei vostri progetti sarò ben contenta di pubblicarle nel nostro gruppo Le Croscettine, trovate il link anche di questo in descrizione. Spero appunto di aver fatto cosa gradita e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova recensione.